Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, infinitesimamente grazie a oltranza per tutto. Grazie per tutto, grazie. Allora, ci approcciamo a fare le previsioni energetiche settimanali che vanno dal 17 al 23 marzo. Io sono estremamente felice, come sapete, per tutto quello a cui state andando incontro, per i successi che state conseguendo, che sono successi relativi proprio all'espansione della vostra coscienza, grazie a tutte le pratiche spirituali. E benvenute e benvenuti a tutti i ragazzi e le ragazze nuove sul canale. La nostra è una scuola iniziatica, come state vedendo, come state apprezzando, ossia utilizziamo tutti gli strumenti di consapevolezza, creando degli spazi di consapevolezza, dai tarocchi, l'arte sciamanica, lo yoga sciamanico, per condurvi verso quello a cui la vostra anima tende, perché tutti gli strumenti spirituali sono volti alla realizzazione dell'obiettivo dell'anima. E quindi ci addentriamo in una mente trascendente, nella non dualità, utilizzando i più grandi strumenti spirituali che abbiamo a disposizione. Quindi vi suggerisco, ragazze e miei ragazzi nuovi, di iniziare a studiare e a praticare dai podcast l'arte sciamanica, meditazioni guidate e yoga sciamanico. Poi vi sto preparando la prima sequenza fluida di yoga sciamanico e mi ci faccio un applauso perché è la prima volta che lo faccio pubblicamente. Mi farò ispirare, mi sto facendo ispirare dal senso della realizzazione della missione dell'anima, no? Noi quando ci vogliamo realizzare, vogliamo realizzare i nostri talenti, le nostre capacità, abbiamo l'energia bloccata. Aurobindo, il grande maestro Sri Aurobindo, diceva che l'umanità è bloccata al terzo chakra. Infatti siamo in terza dimensione, non siamo in pianta stabile in quarta. Ogni tanto la Kundalini, che è il serpente che si trova alla base della colonna vertebrale, ogni tanto sale al quarto, poi scende. Quindi perché questo? Perché l'umanità ha paura. Quando dobbiamo chiederci, siccome la Kundalini è bloccata, quindi vi sto facendo tutto un video tra sequenza fluida, pratiche, come aprire Kundalini, come sbloccare i chakra, perché quello che noi ci dobbiamo chiedere è perché Kundalini è stata bloccata. Ok, non come risvegliare Kundalini, quanto perché è stata bloccata, perché è entrato in essere la mente razionale. Siccome la Kundalini non ci sale se non abbiamo l'equilibrio degli opposti, e la prima diciamo, matrice degli opposti è la divisione tra visibile e invisibile, maschile e femminile, luna e sole, luce ed ombra. Tutte le coppie di opposti, se stiamo dirottati da un polo o dall'altro, sta Kundalini non ci sale. E quindi quando è entrata in essere la mente razionale ha bloccato Kundalini, che si è andata via via addormentando. Allora il problema è sbloccare i primi chakra, soprattutto il primo. Allora nella sequenza fluida di yoga sciamanico che vi sto preparando andiamo a lavorare sul primo, il secondo e il terzo chakra, soprattutto il primo, perché il primo chakra ha a che fare con il caos, l'inatteso, l'inaspettato, con il femminile, con la morte, con l'ombra, e l'umanità ha paura dell'imprevisto, del caos. Quindi noi nello yoga sciamanico ci rieduchiamo al caos, ce lo facciamo alleato, perché il caos, il primo chakra, ha a che fare con una sorta di, dobbiamo prefigurarcelo come una sorta di humus, è l'humus creativo. Assaggioli, il grande Assaggioli, diceva che il primo chakra ha a che fare con l'uomo primitivo, con la donna selvaggia. E siccome abbiamo una mente razionale che vuole dominare, prevedere e controllare, quindi tutto ciò che ha a che fare con la selvatichezza non rientra nei parametri della mente razionale. E quindi quando dobbiamo l'istinto, no? Che abbiamo un certo istinto, vogliamo creare qualcosa, abbiamo un certo istinto di creare, o un istinto di fare, allora siccome la mente razionale ha paura di ciò che non può controllare, quello che c'è al primo chakra, arriva la paura e si blocca. Questo primo chakra si sblocca. E quindi
questo non ti dà la possibilità di fare cosa? Di accedere al regno sotterraneo, perché sotto il primo chakra ci sono altri chakra sotterranei, per dirla un po' così. Sotto ci sono altre linee energetiche, altri chakra che hanno a che fare col mondo dell'ombra, dove sono custoditi i più grandi tesori dell'umanità. E quindi siamo un'umanità di spaventati, impoveriti a livello animico, proprio perché abbiamo paura di osare. Il tanto decantato Dio Pan, ve lo ricordate? Ecco, se avessimo la selvatichezza in auge, diciamo, allora questo Dio Pan avrebbe il coraggio di osare, cioè utilizzeremo il coraggio per osare nella creazione di infinite possibilità. Ma non sappiamo, il problema è che non abbiamo proprio il coraggio di osare, non noi che ci stiamo rieducando, però diciamo l'umanità non ha il coraggio di osare perché ha paura. E di conseguenza questo primo chakra è bloccato. Poi che succede? Anche il secondo è bloccatissimo. Bloccatissimissimo. Perché? Il secondo chakra ha a che fare con le emozioni. E quindi con il grande tabù sociale che esistano emozioni positive e emozioni negative. Di conseguenza, se esistono emozioni positive e negative, tu giudicherai le emozioni, impedendoti di sentirle. E quindi, siccome nelle emozioni ci sono i talenti, le capacità, cioè nel senso, quando tu senti le emozioni acquisisci il potere del Dio. Le emozioni non sono né male né bene, sono dei, sono forze. Ci sono prima che noi apparissimo sulla terra, sono immortali, sono dei, come sapevano bene gli antichi. Di conseguenza, quando noi giudichiamo le emozioni, le blocchiamo il loro potere, le emozioni ci trascinano e siamo asfaltati dal Dio. Nel terzo chakra abbiamo il mago, lo sciamano, il potere della volontà. Il potere della volontà, anche quello, allora, ve lo spiego nel video comunque, nel video sullo yoga sciamanico e nella pratica. Il senso qual è? Che l'umanità non sa volere, desiderare. Perché noi vogliamo e desideriamo da una prospettiva individuale. L'individuum distinto e separato dal tutto non esiste. L'individuum che si sente separato dalle forze, dagli spiriti, dalla natura, dalle altre persone. Ok, l'individuo che desidera la gran parte dell'umanità, anche noi fino a qualche tempo fa, che desidera in questa condizione di distinzione dal resto del mondo, della natura e degli altri, desidera solo per se stesso e quindi di conseguenza sta Kundalini non ci sale. Perché la Kundalini obbedisce soltanto alla volontà cosmica. Quando la nostra volontà individuale si fonde con la volontà cosmica, allora sta Kundalini sale. Ma che succede? Può avvenire qualcosa di molto pericoloso per chi non è preparato. Per chi non è preparato, che cosa significa? Per chi non è alleato al suo maestro interiore, per chi non chiede supporto al maestro interiore. Perché nel terzo chakra, quando la Kundalini sale al terzo chakra e spacca, l'io, il senso dell'io si atomizza, cioè il senso dell'io, tutto ciò che ha a che fare con la tua identità, quello che credi di essere, quello che credevi di essere, si atomizza, si spacca, si frantuma. Allora ci sono due strade, come diceva Jung. O rasenti la follia, quindi la persona folle, in senso negativo, si spaventa, chiude tutti i chakra e rimane soggiogato da una sensazione di paura. Invece il saggio viene illuminato, si illumina, si libera e sta Kundalini va al quarto chakra, finalmente. Nel terzo chakra, quando l'io si spacca, tu inizi a sentire le voci, inizi a sentire gli dei, la natura. Allora, se uno non è preparato, si spaventa e chiude tutto. Se invece c'è un lavoro di consapevolezza dietro, un maestro che ti segue, la semplice nostra famiglia che abbiamo creato, che nello yoga sciamanico si chiama il Sangha, che è la famiglia di meditazione, cioè dove ti senti supportato, che stai andando bene, non devi avere paura, ok? Allora noi abbiamo la possibilità di far salire questa Kundalini al quarto chakra. Quindi vi sto facendo questo lavoro e anche la pratica unita a questo per aprire questi chakra, per non aver paura, perché tu devi convincere il corpo e soltanto con le posture, con la meditazione in movimento, come ci insegna lo yoga sciamanico, tu convinci il corpo, se no non lo convinci. Se non convinciamo il corpo dove ci sono le memorie cellulari, non se ne fa niente. Ecco perché servono le posture, anche tenere la postura serve a fare aprire il chakra, più tieni la postura, più il chakra si apre. E la meditazione, mentre facciamo le posture, la meditazione, come vedrete, serve proprio a far aprire il chakra, a far entrare la nuova informazione. Qual è l'informazione più importante a cui dobbiamo tendere?
Come diceva Socrate, io so di non sapere, fede nel caos, perché anche come diceva Nietzsche, soltanto grazie a una buona dose di caos può nascere una stella danzante. E allora noi vogliamo creare la nostra stella danzante, vogliamo riemergere in qualità di anime, vogliamo riemergere in qualità di talenti, di esseri anime incarnate in un corpo per fare l'esperienza più meravigliosa che sia. Più meravigliosa non si dice, ma noi lo diciamo. Qua si può dire tutto quello che ha a che fare con la creatività. Allora, per creare questa stella danzante noi dobbiamo smettere di avere paura del caos, smettere di avere paura della morte, smettere di avere paura dell'inatteso, dell'imprevisto, dell'imprevedibile, perché è lì, la vita è quella, primo chakra è questo e ce l'abbiamo, la maggior parte dell'umanità, bloccato. Quindi noi lavoreremo sulle posture, sull'apertura dei chakra, con la meditazione in movimento, perché dobbiamo anelare alla gioia. La gioia non ha tanto a che... La gioia è quando tu togli il giudizio su tutte le emozioni che la tua mente pensa negative. E là arriva la gioia vera. Quando questi chakra si aprono, è bellissimo. Quindi stiamo facendo un lavoro importante di questo tipo ed è bellissimo, bellissimo, bellissimissimissimo. Quindi stiamo lavorando tantissimo ed è stupendo. Detto questo, quindi per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, sì, lo studio e le pratiche sono fondamentali perché tu con il rituale, con la pratica, suggestioni il subconscio. Se tu non suggestioni il subconscio, non si va da nessuna parte, perché questo è il senso, no? Abbiamo tante mail, tante testimonianze, ovviamente le nostre sorelle lo sanno bene, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Complimenti, complimenti, complimenti a tutte le nostre sorelle e fratelli che stanno facendo un lavoro straordinario. Soprattutto tutto è partito dai segni zodiacali di marzo, dove ho messo le pratiche, i rituali della buona riuscita, e poi adesso stiamo inserendo anche la sequenze fluide di yoga sciamanico affinché voi possiate anelare alla libertà, alla gioia, all'estasi, perché questa è la tua meta. Ok. Ok, tu stai riprendendo? Sì. Una piccola parentesi sulle consulenze, ragazze e miei ragazzi, questa settimana ne ho fatto solo una, quindi abbiate un po' di pazienza, il lavoro è tantissimo. Io mi auguro sempre che voi abbiate studiato prima di chiedermi una consulenza, perché la consapevolezza poi di quello che vi dico, cioè io non nutro il vostro ego, parliamoci chiaro, non l'ho mai fatto e non lo farò mai, perché come io ho denutrito il mio ego portandolo alla fame, quasi che si è messo in ginocchio e mi ha detto ok ti servo, basta che mi dai un po' di briciole. Il mio scopo è quello di portare conoscenza, la vera conoscenza, libertà e autonomia, di non rendervi assoggettati a qualcosa, di non rendervi soggetti a qualcosa, come mi sono liberata io. Allora porto la mia esperienza, auspicando la vostra libertà. Quindi le cose che escono dai tarocchi, vabbè, la narrazione che l'anima fa attraverso i tarocchi ci serve a quale obiettivo? A quello della libertà. Prima o poi, chi è inconsapevole ci arriverà a questo obiettivo, e l'obiettivo a cui stiamo andando incontro noi è questo. Anche chi è inconsapevole, che si nutre, no, dell'ego, anche delle carte, eccetera, chi è inconsapevole, l'obiettivo della sua anima è sempre uno, quello a cui stiamo andando noi, la libertà, la gioia. Quindi presto o tardi tutta l'umanità si risveglierà. E noi stiamo facendo un grandissimo lavoro di supporto su questo. Questa è la mia missione, questa è la mia meta, nella gioia, dare questa conoscenza e questo supporto a tutti voi. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, abbiamo oggi 3 varianti, lo so che le sentite spesso tutte e 3, fatevi ispirare da quella che vi ispira di più all'inizio, andiamo a vedere qual è la narrazione che metterà in scena la tua anima in questa settimana affinché tu possa conseguire la libertà, affinché tu possa andare incontro agli obiettivi quotidiani della tua anima e realizzare il tuo capolavoro di vita. Allora, abbiamo il primo mazzo, il secondo mazzo, il terzo mazzo, questi sono gli archetipi, questi sono degli angeli nuove e queste sono le carte dell'amore, intese, tutto è amore, l'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. Quindi non ci sono soltanto carte relative agli incontri di coppia, ma anche carte più profonde,
dove si può evincere un certo tipo di tema che si andrà a sviluppare durante la settimana, in tutte le circostanze che andrai a vivere, ok? Bene, allora ragazze mie, ragazzi, scegliete e partiamo dal primo mazzo. Allora, vediamo quali sono le energie, ne metterò una. Qual è l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana in tutte le situazioni che andrai a vivere? Quindi, qual è l'energia per te? Qual è l'energia per te? Settimana dal 17 al 23 marzo. Dal 17 al 23 marzo. Mostratemi, maestri, per favore. Ok. Vediamo. Mediadora, una sorta di ambasciatore non portapena. Ambasciatrice, ambasciatore, qua sarai portata o portato in questa settimana a mediare. Mediare cosa vuol dire? Stare al centro tra gli opposti, quindi avrai, ti faccio un esempio, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Mm? Bene, dove sta la verità? La verità sta al centro, come direbbero gli antichi, ma anche mio padre che è un po' antico. In medio stat virtus, nel mezzo sta la virtù. Quindi è proprio il discorso che facevamo all'inizio del video rispetto a Kundalini. Kundalini sale soltanto se si è al centro degli opposti, delle polarità. Quindi questa è la settimana in cui tu potrai risvegliare dei poteri psichici, dei poteri spirituali, confrontandoti all'esterno con delle situazioni che ti porteranno a mediare. Come diceva Eraclito, allora questa è la settimana in cui devi sentire l'assunto di Eraclito come proprio parte fondamentale della tua giornata. L'assunto di Eraclito era questo. Per alcuni uomini alcune cose sono buone, alcune cose sono cattive, alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Quindi per la mente razionale nostra, laddove è vero A, non può essere vero anche B. Invece, per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Ognuno ha una sua verità che ha la stessa dignità di esistere dell'altra verità, perché ognuno porta in essere il suo karma. Quindi ti viene chiesto in questa settimana di mediare tra gli opposti, tra le parti, ma soprattutto di mediare, siccome le persone all'esterno sono una tua proiezione, ti viene chiesto prima di tutto di mediare con le tue polarità interne, giusto o sbagliato, meglio o peggio, male e bene, di mediare tra queste, di stare al centro. Allora, questa settimana qua dice negoziare strategicamente la vita personale e professionale, rispetto da ambo le parti per una discussione. Devi avere rispetto nelle parti, ci possono essere delle discussioni in questa settimana, è come se dovessi avere rispetto di ambo le parti. E poi dice di negoziare in questa settimana un equilibrio tra la vita personale e professionale. Quindi magari stai dando troppo tempo al lavoro o troppo tempo alla vita personale. Un equilibrio in questa settimana, d'accordo? Ok, vediamo qual è la narrazione che i tarocchi ci mettono in scena, che la tua anima metterà in scena e che i tarocchi leggeranno adesso. Cosa accadrà quindi in questa settimana? Qual è la narrazione della tua anima? Qual è la narrazione della tua anima? Cosa accade in questa settimana? Vediamo.
Regina di Coppe, bellissima carta, qua ti viene chiesta pazienza, ti vedo fluire le tue emozioni, molta creatività. Sei in attesa di sviluppare qualche cosa, qualche progetto, una creazione, ti vedo fluire alle tue emozioni, Vediamo un po'. Sette di coppe, ti vedo tanti, ci sono tanti progetti, eh? Stai portando avanti dei progetti, hai delle idee su qualcosa. È come se avessi molta fede in ciò che stai immaginando e visualizzando, senza farti prendere dalla confusione. Perché hai fede è come se ti sentissi legata o legato al grembo materno, no? Ed è proprio quello che vuole anche l'istinto risvegliato della Kundalini, no? Sentirsi legati a madre terra, sentirsi perfettamente protetti e guidati. Vedo tanti progetti, sette di coppe, è una piena trasformazione, la morte. Sono bellissime carte. Questa è la settimana in cui avrai una piena trasformazione. Dei cambi ci sono per te in questa settimana, che stavi aspettando su vari progetti, su diverse linee. Ok, arriva questo cambio, qua abbiamo un cavaliere di bastoni, le cose si muovono delle cose su cui stavi mettendo l'attenzione emozionale, diciamo, no? Vediamo due altre, cosa accade quindi in questa settimana, due altre. Il Papa, qua prenderai delle decisioni importanti in questa settimana conformi al tuo sentire, non alla tua mente, prenderai delle decisioni importanti. E qua c'è il mago, wow, bellissime carte. Io qua vedo delle decisioni importanti in ambito lavorativo e anche dei successi in ambito lavorativo o in ciò che riguarda le tue responsabilità. C'è un cambio per quanto riguarda la manifestazione dei tuoi talenti e delle tue doti. Tale cambio può riversarsi nel settore economico, lavorativo o in ciò che ha a che fare con una tua trasformazione personale che mette in auge i tuoi talenti che hai coltivato, che hai gestito con grande amore e saggezza. Il Papa mi parla di decisioni importanti che vengono prese in questa settimana. Può essere anche una persona che ti propone qualcosa a livello lavorativo o un nuovo inizio a livello lavorativo. Però soprattutto le carte si concentrano su diversi progetti che avranno magari la meglio tutti non in questa settimana, però sono ben aspettati i progetti che iniziano in questa settimana o che stai portando dentro di te, perché hanno l'influenza del Papa e del Mago, quindi grandi trasformazioni che hanno a che fare con questi progetti che stai covando all'interno. Vediamo un po' ancora. Energia positiva per te in questa settimana. Il 2 di coppe, energia positiva, mi parla d'amore, mi parla di relazioni qui, vedo ottime relazioni, partnership anche. Il 2 di coppe, l'amore lo vediamo dopo, però il 2 di coppe al positivo mi parla di felicità, di gioia per la connessione con qualcuno, ma soprattutto per la connessione e l'unione, questo è yin e yang, no? Che c'è dentro di te. Non a caso la prima carta, Regina di Coppe, già me lo prefigurava, il fatto che è colei o colui che fluisce le proprie emozioni, porta equilibrio dentro di sé, di conseguenza la realtà cambia in funzione di questo equilibrio raggiunto. Il 2 di Coppe mi parla anche di un'ottima connessione con qualcuno, felicità con qualcuno, gioia con qualcuno. Sì, qua c'è il 3 di Coppe, vedo felicità, gioia con qualcuno, celebrazione. Carta negativa. L'appeso, siamo state ferme per un po', diciamo, l'appeso mi parla di un cambio di prospettiva che in questa settimana arriva e che hai magari faticato a far arrivare. L'appeso mi parla di situazioni ferme, che sono state ferme, io qua ti vedo attendere, magari ci sono altre situazioni ferme che si sbloccano col tempo, però ti vedo felice qui. Mi può parlare anche d'amore, quindi c'era un fermo in amore da un po', o situazioni in amore che tu volevi avanzassero ed erano ferme, però io qua vedo che le situazioni partono, ripartono, d'accordo? Vedi il 9 di bastoni, c'erano delle situazioni ferme che ti hanno portato ad avere molta pazienza, questo è sicuro. Un attimo sul Papa. E gli amanti. Ragazze, qua parliamo di inizi d'amore, Qua si prendono decisioni importanti, o c'è qualcuno che ti parla, prende una decisione ferma nei tuoi confronti
per avere un inizio importante, perché c'è il mago. Tale inizio può essere anche in ambito lavorativo, una perfetta partnership lavorativa, o anche un inizio d'amore. Stavi aspettando un inizio d'amore da molto tempo per alcuni di voi, la situazione era ferma, una persona magari che aveva delle responsabilità o delle questioni ferme che non permettevano di avanzare in ambito amoroso. Vedo che le situazioni qua si sbloccano, o anche un nuovo amore può essere, Sono marcati i segni del gemelli, pesci, toro, gemelli, ripetuto, e scorpione, cancro e pesci, sì. Ok, adesso vediamo l'amore, qua abbiamo fatto in linea generale. Allora, andiamo a vedere l'amore per te in questa settimana, tenendo fede sempre a quella prima carta che è uscita, perché è l'energia con la quale ti confronterai in tutte le questioni della tua quotidianità. Andiamo a mettere prima di tutto la tua energia, poi l'energia con la quale ti confronterai. Abbiamo visto già nella prima parte della stesa che le interazioni con l'altro sono ben aspettate, c'è uno sblocco in tal senso. Vediamo dell'amore nello specifico però. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo degli archetipi in questa settimana, dal 17 al 23 marzo in amore? Vediamo. La temperanza, paggio di bastoni, sì, qua vedo incontri. E il 7 di bastoni. Allora, io qua vedo, il 7 di bastoni mi parla di un po' di limiti che ci possono essere. Cioè, io qua vedo che nel tuo campo energetico o sei tu che provi interesse per qualcuno, hai una buona energia nei confronti dell'altro, però ci sono dei limiti o dei blocchi relativi a una connessione con qualcuno, o dei limiti di lavoro da parte tua o dei limiti di lavoro dell'altro, o è possibile che questa, se sei singolo, per esempio, io vedo che c'è un'ottima energia tua interna, molto equilibrio interno, un'ottima voglia di vivere, di scoprire, di aprire nuovi orizzonti, di conoscere gente nuova, però non ti apri ancora del tutto. Perché qua vedo che tu hai una buona energia, però ci possono essere dei limiti nei confronti di una relazione, nei confronti dell'apertura all'altro, dei limiti che possono essere da parte tua o da parte di un'altra persona. Però ti vedo con una buona energia della temperanza, anche un po' la mediatora, no? L'ambasciatrice, la temperanza. Vedo delle ottime comunicazioni qui. Ho un ottimo equilibrio dentro di te. Però il 9 di denari mi dice che è un'energia autonoma di lavoro, mi parla di lavoro, di qualcosa che può rallentare o di un ostacolo lavorativo. Oppure un ostacolo che riguarda a te, nel senso che non ti vuoi aprire tanto all'altro, vuoi portare equilibrio dentro di te e vedo una grande energia di volerti aprire al mondo, grande creatività, ti vedo in questa settimana. Ok, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Oppure sei tu che vuoi lottare per superare dei limiti con qualcuno. Va bene, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana, nei tuoi confronti. 5 di coppe. Ah, caspita, la torre. Non sta vivendo un buon momento questa persona. L'asso di spade. Vedo che questa persona ti parla del fatto che non ha vissuto un buon momento. Allora, qua abbiamo l'energia di una persona che non sta vivendo un buon momento, però è pronto ad iniziare qualcosa di nuovo a partire da una comunicazione. Quindi 5 di coppe mi parla di tristezza, la torre mi parla di eventi improvvisi, di rotture che sono successe nella vita di questa persona, che possono riguardare la relazione con te oppure nella vita di questa persona, se è una persona nuova, per esempio. Però c'è l'asso di spade, questa persona vuole tagliare con una situazione molto difficile e iniziare qualcosa di nuovo a partire da un'ottima comunicazione. Questa è l'energia che ha nei confronti tuoi. Mi parla, ripeto, di una persona un po' triste, questa tristezza ha generato un grande cambiamento interiore o eventi inevitabili, qualcosa che ha fatto crollare il senso dell'io di questa persona e quindi sentirsi spaesata, sconfitta. Sì, vedo questa persona che è molto giù in questo senso, però con l'asso di spade qua abbiamo anche una persona che sta sul... come si chiama questo?
non è lo sci, è snowboard, boh, forse, snowboard. Sì, che vuole risalire, no? Con l'asso di spade, prendo la spada, mi adopero, voglio un nuovo inizio. Ok, questa è l'energia di questa persona. Vediamo un po' cosa succede alla fine nell'amore per te in questi prossimi giorni, in questa settimana. 6 di denari. Ah, l'asso di coppe. E l'imperatore. Qua abbiamo una persona che vuole costruire, di cui ci si può fidare. Allora, qua abbiamo una persona che senza se e senza ma è una persona molto rispettabile. Rispettabile si dice, insomma, una persona di spessore. Abbiamo una persona con la quale ci si intende, il 6 denari, venirsi incontro, cercare di comprendersi, di venirsi incontro, il giusto dare, il giusto avere, molta cordialità, molto equilibrio. L'asso di coppe mi parla di un altro asso, abbiamo qui, della voglia di un'opportunità d'amore, e l'imperatore mi parla di una persona che sa cosa vuole e sa cosa deve fare. Una persona stabile, una persona di cui ci si può fidare, ecco questo è il senso. Può essere un amore nuovo per te, se è un amore nuovo sappi che questa persona non viene da un bel periodo, però ha tutta la voglia di recuperarsi con tanto di spessore. Se è una persona che già conosci, una persona che non ha vissuto bene qualcosa tra te e lui, cioè è successo qualcosa all'interno anche della sua vita personale, oltre che tra te e lui, però ha tutta la voglia di spiegare, di comunicare, di parlare e avere questa nuova opportunità. Sì. Sì, qua c'è il 4 di bastoni, mi parla di incontri. Vediamo energia positiva per te. Spostiamo un po' di qua. Energia positiva per te in questa settimana in amore. Eh sì, la ruota e la fortuna è dalla tua parte, il destino gira dalla tua parte, è tutto a tuo favore, il destino gira dalla tua parte. In questa settimana ci sono eventi fortunati del destino che ti portano questa energia amorosa di cui ti ho parlato. Carta negativa, cavallo di denari, il lavoro potrebbe essere un po' un problema, potrebbe rallentare un po' le cose. Sì, il lavoro, te l'avevo detto anche qui comunque, però non è un problema perché tutto gira a favore il destino è dalla tua parte, mi dicono, capito? Anche se le questioni lavorative possono portare le situazioni un po' più lente o le possono aver portate in amore in questo momento, fino a questo momento, non è più un problema perché c'è la ruota della fortuna. Sì. Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui lei, dove stanno? Perché li avevo sistemati, ma... Eccoli qua. Allora, vediamo con i miei oracoli lui lei che proprio non lasciano spazio al dubbio, ci danno la visione proprio energetica della persona in questo momento. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo questo imperatore che può essere anche una donna. Profilo energetico di questo imperatore. Profilo energetico di questo imperatore. Sei la mia vita. Così ce lo sparano. Sei la mia vita. Ragazze. Ok, va bene. Profilo energetico di questo imperatore. Guarda, che ti ho detto, questa carta ha a che fare con la torre che c'ha questa persona. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Kierkegaard. E questa è proprio la torre, questa è una persona che ha sofferto moltissimo ma si rialza con tanto di spessore. E ha sofferto tantissimo, non so se la conosci o è già una persona nuova, non lo so. Però è come se questa persona nel dolore ha compreso il valore della vita e si rialza come un grande eroe. Bellissimo, eh? Non a caso l'imperatore, eh? Ti ho detto, ci si può fidare di questa figura. Vediamo un'altra carta. Ti sogno ogni notte. Questa è una persona che ti sogna, che ti venera o ti sognerà. È una persona che ti ha sognato prima di incontrarti, eh? È una persona di grande spessore qua, troviamo una persona di grande spessore che ha un profilo energetico forte. Voglio vedere un'altra cosa adesso, aspetta, mettiamo queste qua.
Sempre sull'imperatore, per favore. L'energia di questo imperatore nei tuoi confronti, l'energia di questo imperatore, ripeto, può essere anche una donna. L'energia di questo imperatore. Sì, l'otto di coppe vuole fare un cambio emozionale con te. Energia di questo imperatore. Re di bastoni, è una persona che vuole fare un cambio e compirà delle azioni, farà delle azioni in conformità di questo cambio. Energia di questo imperatore. La regina di spade è una persona che può essersi separata da qualcuno, e qua lo vediamo, o una persona che con te avrà le idee chiare nei tuoi confronti. Avrà le idee chiare nei tuoi confronti e può essere una persona che vuole anche sistemare delle cose con altre persone, figure femminili nella sua vita, che può essere anche un'ex moglie, una madre, una sorella. Sì, vuole fare delle azioni superando queste difficoltà con impegno, con strategia, ma non è la strategia mentale dell'imperatore, no? Cioè, è come se vuole fare le cose fatte bene questo imperatore qui. Qua abbiamo la regina di bastoni, vedi? Re e regina di bastoni, vuole fare un cambio con te, che tu puoi essere sulla difensiva o puoi essere arrabbiata, non lo so. Oppure questa è un'altra persona, quindi vuole fare il cambio con te e affrontare anche con determinazione quelle figure con le quali deve fare un cambio per poi avere un cambio anche con te. Ok, fammi mettere un'altra carta su questa ruota della fortuna. Re di spade, qua abbiamo una persona con le idee chiare, idee chiare, che lotta per te, combatte per te, assolutamente sì. Qua abbiamo il segno anche d'aria, Ariete, scusami, Ariete, sì, l'imperatore. E poi abbiamo Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Leone, Bilancia, sì. Ok, vediamo adesso cosa ci dicono questi altri oracoli. Amore per te. Non è per voi, vedi qua si scartano delle situazioni. A che fare non è per voi o con una persona che questa persona mette da parte, questa figura femminile può essere, ripeto. Per alcuni di voi invece qua siete voi che mettete dei limiti a qualcuno, vi aprite al nuovo, va bene? Asso di coppe. Sì, cos'altro? Respirare, ti dicono respira, non ti preoccupare. Qua c'è equilibrio di nuovo. E poi flessibilità, una persona ti verrà incontro, ci si rende flessibili l'uno all'altra. Questo respirare, la bilancia, il 6 denari, l'equilibrio mediadora, mi parlano di una settimana di equilibrio relazionale, lo vedevamo anche nella prima parte della stesa. Questo equilibrio dentro di te, con la temperanza anche, con la regina di coppe prima, se ti ricordi, porterà a guardare le cose da un'altra prospettiva e questo ti permetterà di sentirti bene. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, praticate formule magiche, formule pentacolari, penatcolari e le formule mantra, e andate dritte, lisce come l'olio. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere con quali energie ti confronterai in questa settimana, quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, con i quali ti confronterai per andare incontro alla realizzazione degli obiettivi della tua anima in questa settimana. Allora, vediamo quali sono le energie, che sono gli eventi. Vediamo cosa ci dice l'oracolo degli angeli. Metterò una. Se sentite dei rumori, c'è un vento, forse c'è 50 nodi di vento, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Ecco, prendo spunto dal vento in questo momento per dirvi, per esempio, io adesso finisco questa lettura e mediterò sul vento, perché il vento è uno spirito, è un Dio.
E quindi mediterò sul vento, mi metterò lì seduta, gambe incrociate, chiedendo al vento di allearsi a me, chiedendo al vento di portare i cambiamenti che mi sta chiedendo di fare, non mi sta chiedendo, sono in arrivo dei cambiamenti e quindi sento il vento. È un'immagine della mia anima, no? Questi cambiamenti si palesano all'esterno sotto forma di questi eventi, appunto. Quindi mi metterò lì chiedendo al maestro del vento di aiutarmi a incanalare questi cambiamenti che sono in arrivo perché il vento me li porta, mi sta dicendo che ci sono dei cambiamenti. E quindi chiederò la pazienza al maestro affinché possa supportare questi cambiamenti, senza chiedere, cioè quando facciamo una richiesta allo spirito non dobbiamo aspettarci risposte a parole come facciamo noi umani, ma le risposte arrivano attraverso le immagini. Le immagini sono quello che ti capita, gli eventi. È tutta una grande imago, no? Come vi ho insegnato nel secondo video delle formule magiche, magia pratica 11. Ok. E questa è attenzione cosciente, meditazione quotidiana a tutto ciò che accade. Allora, vediamo. Abbiamo già capito che ci sarà un cambiamento perché il vento sta arrivando mentre ti sto facendo la seconda variante. Ok. Cioè, c'era già prima, ma l'ho sentito forte adesso. Ecco. Vediamo qual è questo cambiamento. Cosa ci dicono gli angeli? Mettiamone solo una. Qual è l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana? Allora, vediamo. Imamia, la bellezza, wow, successo nella vita sociale, amore per se stessi e cura della propria bellezza, equilibrio emotivo. Caspita, un cambiamento volto al riconoscimento sociale. Avrai successo nella vita sociale in questi giorni. Avrai molto amore per te stesso e ti prenderai cura della tua bellezza. È un equilibrio emotivo. Cosa significa prendersi cura della propria bellezza? La bellezza è sinonimo di amore. In natura tutto è bellissimo, perché? Perché la natura è un simbolo, è il simbolo del darsi, dell'offrirsi, del sacrum facere. E quindi perché tu dici tutto in natura è bellissimo? Perché vedi tutto in natura che si dà, si offre. A cosa si offre? Alla sua natura stessa. Un fiore si offre alla sua natura, un albero si offre alla sua natura. Quindi tu ti offrirai alla tua vera natura, al tuo istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. E per fare questo, vi ho messo proprio una meditazione apposta sul canale, brevissima meditazione, per essere bellissima, c'è scritto per essere bellissima, selvaggia e autentica, o selvaggio e autentico. E grazie a questo è anche un invito per chi è da poco iscritto sul canale di fare la meditazione affinché tu possa incanalare la vera bellezza, che non significa omologarsi a dei modelli che la società ti propone. Non essere una copia di qualcos'altro, ma essere autentico è quello che determina il vero fascino, la vera bellezza. Per essere attraenti, magnetici, affascinanti, non devi conformarti a dei modelli di riferimento sociali che ti vogliono una copia l'uno dell'altra, ma devi far emergere la donna selvaggia, l'uomo primitivo. Ok, bellissima carta. E vediamo a questo punto la bellezza, ti metto i tarocchi della dea, guarda caso li avevo qua vicino. Ok, vediamo cosa accade in questa settimana, quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei con i quali ti confronterai in questa settimana. Vediamo quali sono gli eventi, qual è la narrazione della tua anima che metterà in scena. Affinché tu possa riscoprire questa bellezza. E ti stavo dicendo, la bellezza è sinonimo di amore, del darsi, no? In natura tutto è amore e l'amore è sinonimo della bellezza, la bellezza autentica, del darsi, dell'offrirsi. Ok. È anche un monito per te in questa settimana di coltivare la bellezza autentica della donna selvaggia e non di omologarti a un sistema. Ok.
Cosa accade quindi in questa settimana? Cosa ci raccontano i maestri attraverso i tarocchi della Dea? Cavaliere di denari. Ah, 5 di bastoni, un po' di discussioni nel lavoro, oppure perché qualcosa non sta arrivando nel lavoro. L'eremita. Allora, io qua vedo una sensazione, qua c'è una discussione nel lavoro. Cavaliere di denari. Un'incapacità di mettersi d'accordo. Però alla fine la tua saggezza vincerà. Non a caso abbiamo successo nella vita sociale? Allora, qua mi dicono che per quanto riguarda il lavoro, Cavaliere di denari, o ci può essere una discussione o ci può essere già stata una discussione per quanto riguarda delle questioni lavorative o di soldi che non arrivavano, di questioni o una tensione emotiva, una tensione interna in te per delle cose che non stanno accadendo nel lavoro o per un'incapacità di intendersi sul piano lavorativo con qualcuno. L'eremita mi dice che questa cosa te la metti alle spalle. L'eremita mi dice che tu prenderai molta saggezza da quello che è accaduto, quello che può accadere in questa settimana. Qualcosa te la metti alle spalle. L'eremita è colui che va con prudenza e con saggezza, seguendo la sua voce interiore. Vedi, la lanterna è posta alla stessa posizione del cuore, la lanterna dell'eremita, no? Quindi segue solo la sua voce interiore rispetto a queste conflittualità o questa sensazione di agitazione che ci può essere o ci può essere già stata. Vediamo un po', due altre, cosa accade in questa settimana. Regina di spade, ti vedo avere le idee chiare. Wow, è il 3 di coppe, ti vedo celebrare e festeggiare per dei successi ottenuti, grazie alla tua determinazione di parlare chiaro e avere le idee chiare. Io qua vedo che una situazione di tensione te la metti alle spalle, il successo nella vita sociale è proprio il 3 di coppe, vedi che è uscito anche qui. Vedo che avrai molto successo nella vita sociale e c'è una celebrazione qui, perché saprai affrontare bene una discussione in campo lavorativo laddove c'è un certo alterco, una certa incapacità di intendersi con qualcuno su un piano lavorativo o su un piano che riguarda la concretezza, la materia. Saprai gestire bene questa cosa, avrai le idee chiare, togli le maschere qui, parli chiaro. La regina di spade è colei che combatte e ottiene risultati. Tenendo fede a cosa? Alle situazioni difficili che ha avuto, che gli hanno dato la possibilità di trascenderle, di avere più forza e più potere. Quindi qua abbiamo celebrazione e successo pubblico grazie a qualcosa che succede, grande saggezza di confrontarti con le persone, assolutamente sì. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. 9 di spade, c'erano delle preoccupazioni e non ci saranno più. Delle ansie che magari ti facevano non dormire bene la notte, qualcosa, degli incubi, dei sogni, però è al positivo. Ciò significa che le situazioni riguardanti, situazioni di tensione nell'economia, nella casa, casa non lo so, vita pratica, c'erano preoccupazioni riguardo a questo, non ci saranno più, perché qua vedo anche una possibile riconciliazione col 3 di coppe. Ok, energia negativa. Re di coppe, che qua è l'anziana di coppe. Non lo so, qua è la discussione con qualcuno, può essere una figura maschile, oppure una figura con la quale non sei andata d'accordo o non vai d'accordo. Questo re di coppe al blocco mi dice che ci sono delle ansie, delle preoccupazioni legate a una persona con la quale non ci si è messi d'accordo, non ci si mette d'accordo. Però alla fine le cose si risolvono, cioè io vedo che tu parlerai chiaro qua con qualcuno e avrai le idee chiare, determinata o determinato. Vediamo un po', su re di coppe. 6 di denari mi parla di lavoro o di equilibrio mancato, però ce l'hai qua l'equilibrio in questa settimana. Oppure può essere nell'amore che c'è questa sensazione qui, Può essere che nell'amore non c'è equilibrio, pensi che una persona non ti ami, non ti voglia bene, non c'è equilibrio, una persona non ti ha dato quello che tu meritavi, ci può essere tensione in quest'ambito, quindi ci possono essere, ed è potuta andare lenta la cosa. Io vedo una riconciliazione qua con qualcuno o una situazione che ti togli davanti questa situazione di tensione. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore.
Allora, vediamo nell'amore per te, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo che succede. Andiamo a mettere prima di tutto la tua fila energetica e poi l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante degli angeli in questa settimana nell'amore? Come vanno a stare? Allora, come è andata a stare poi? Asso di denari, 8 di spade, 7 di denari. State aspettando un'opportunità di cui non vedete ancora l'ombra. State aspettando, forse mi parlano di lavoro però, la vostra energia è concentrata molto sul lavoro. Quindi è come se il resto passasse un po' in secondo piano. Vedi, qua c'è il Papa, mi parla delle vostre responsabilità. La maggior parte di voi è così, state aspettando un'opportunità di lavoro, vi sentite un po' frustrati, un po' bloccati, un po' non vedete via d'uscita per questa opportunità, cioè non vedete ancora l'ombra di questa opportunità, però è già nel vostro campo energetico. E il 7 di denari mi parla di un'attesa. Per altre di voi invece state aspettando un'opportunità di coltivare e investire qualcosa con qualcuno, però ancora state attendendo. Però per la maggior parte di voi mi parlano di questioni pratiche o lavorative qua sopra. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Per esempio, quando noi chiediamo, adesso stiamo facendo una stesa sull'amore, no? Quando escono molti denari, siccome l'amore è l'unica energia che esiste, che si, si, si interfaccia con tutto ciò che accade nella tua vita, anche nel lavoro, nelle relazioni con le persone di lavoro. Quindi quando mi mettono il lavoro sull'amore, significa che l'amore per te è relativo a qualcosa che riguarda prima di tutto i tuoi talenti nella materia, ok? Allora, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia nei tuoi confronti? 2 di spade, 6 di denari, il Papa. Qua c'è una persona che non sa cosa fare nei tuoi confronti perché è tenuto stretto dalle sue responsabilità. 9 di spade, ci sono molte preoccupazioni in questo senso, può essere responsabilità legate ai figli, alla famiglia. Quindi se è una persona nuova è una persona che è molto presa dalle sue responsabilità e quindi ha un po' di blocchi nella relazione con l'altro. Però se è una persona che già conosci, mi parla qui di una persona che non sa cosa fare, deve prendere una decisione. Se i denari mi parla della quotidianità, il Papa delle responsabilità, una persona che ha delle responsabilità e nella relazione con l'altro si trova un po' in difficoltà in questo momento. Sì, vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Il matto, oh là là. 9 di spade, 9 di coppe. Anziché aspettare, tu ti lanci nel tuo benessere personale qua. Ti lanci nel tuo benessere personale, perché qua è come se non vedessi arrivare un'opportunità in amore e ti dedichi a tutto ciò che ti piace. 9 di coppe. Vedi, di nuovo c'è il matto. In questo mazzo ci sono 2 matti. 2 matto. Non lo so perché. Però vedi matto, matto. Cioè è come se stessi aspettando un'opportunità d'amore o qualcosa che ha a che fare con la relazione con l'altro. Questa persona non ti dà un tot di stabilità o comunque delle certezze. Cosa fai? Io qua vedo il 9 di coppe. Ti dedichi a qualcosa che ti appassiona a livello tuo personale, al di là dell'altra persona. Questa è la settimana in cui c'è il 9 di coppe, mi parla di un appagamento sociale che hai, anche di un appagamento personale che si riversa anche come appagamento sociale. Quindi più che la relazione con l'altro, vedo che tu ti lanci in qualcosa che ti piace. Magari puoi conoscere gente nuova, sì, però questo è qualcosa che ha a che fare col tuo appagamento personale più che la relazione con l'altro. Di cosa mi parla il 9 di coppe?
Sì, chiaro, del re di denari. Io qua ti vedo in questa settimana soprattutto appagata da un punto di vista pratico, lavorativo, con le tue cose personali. Questo vedo. Mm. Non vedo grossi sviluppi in amore in questa settimana, vedo soprattutto un appagamento per quanto riguarda delle risorse economiche, monetarie e lavorative. Un grossissimo appagamento, lo vedevamo anche nella stesa precedente, quel successo lì, quel 3 di coppe. Sì, 9 di coppe e re di denari che è l'anziana di denari in questo caso, no? Ti vedo felice per delle cose raggiunte a livello tuo personale, economiche, lavorative o di casa, o di famiglia o di stabilità. Vediamo al positivo in amore per te. Questa cos'è? La giustizia. Prendi la decisione di darti verso il nuovo, ciò che ti piace, ciò che ti appassiona, qualsiasi cosa essa sia. Qualsiasi cosa essa sia. Vediamo sulla giustizia ancora. Sì, la regina di bastoni. Qua io vedo che hai molto potere in questa settimana anche di sentirti magnetica o magnetico affascinante. E più che la relazione con l'altro, ti prendi la decisione di darti a quello che più ti appassiona. Se c'è una persona è bene, ma questa persona non influisce tanto sulla tua... Cioè, quello che ti voglio dire è come se ti dedicassi più a te stessa e fossi felice in questa settimana. Ok? E alle persone con le quali entri in relazione sei molto magnetica. Vediamo carta negativa. 5 di bastoni, qua ci sono discussioni con qualcuno e più che rimuginarci su, tu ti lanci a dedicarti alle tue cose e questo va bene. Con una persona che conosci bene, 6 di coppe, oppure discussioni per quanto riguarda i figli, discussioni per quanto riguarda il passato, discussioni per discussioni. Di che mi parla il matto? 8 di bastoni, ricevi comunicazioni a livello amoroso, ricevi comunicazioni, però è come se avessi switchato, cioè non dipendi dalla comunicazione dell'altro, è questo che mi arriva da qui. Di cosa parlano queste comunicazioni? 7 di bastoni, 4 di denari, la diamanti. Di cosa parlano queste comunicazioni? 8 di bastoni, 3 di bastoni. Guarda, alcuni di voi mettono dei limiti a qualcuno anche a livello energetico e si lanciano verso ciò che li appassiona di più. Questo sto vedendo. Sì. Fammi vedere che vi è dopo il 7 di denari per te. Sì, il mondo. Una nuova tappa. Una nuova tappa mi parla di un nuovo cammino, una nuova tappa, un 7 di coppe, ti apri al nuovo, nuove conoscenze, nuove opportunità, nuovi progetti anche lavorativi. Ti vedo che hai tutto nelle mani e le persone con le quali entri in relazione ti vedono molto magnetica, affascinante, regina di bastoni. Successo nel sociale, lo vedevamo qua, eh? Sì, non è diciamo una settimana sull'amore con l'altro, è più un amore per se stessi questo, che va benissimo così. Mm. Vediamo questo papa, questo papa, 4 di coppe. Questa persona è demotivata nel prendere decisioni a livello emozionale con te o nell'amore, perché ha delle responsabilità che lo rendono, vedi il 9 di denari, di lavoro o di casa o di famiglia. Quindi a te vedo che proprio dice ok, boom, mi lancio, è come se fosse una spinta verso il nuovo. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dice l'amore a questo punto, al di là di questa persona o la persona che può arrivare. Vediamo l'amore cosa ti dice, che può essere, ripeto, questa persona o una persona che può arrivare. In questa settimana abbiamo visto che c'era anche il 7 di coppe, comunicazioni, vediamo un po'. Per le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dice l'amore a questo punto in questa settimana? Cosa ti dice l'amore? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora l'amore in questa settimana ti sta dicendo che nella diversità c'è la possibilità di creare, sai, yin e yang, no? Che sono completamente diversi ma sono complementari. Quello su cui dobbiamo meditare in questa settimana per te, in questa stesa, è il fatto che nella diversità, al di là di questa persona, perché questa persona è il simbolo di un archetipo per te, che magari si ripresenta sotto forma di un'altra persona, però lo stesso archetipo. Quindi su che cosa ti sta dicendo di meditare l'amore in questa settimana? Sul fatto che la diversità con l'altro è un complemento, è un arricchimento e non una diminuzione.
Cioè laddove vedi una persona diversa da te, quella persona ti può arricchire, perché nel momento in cui ti piace qualcuno, ti innamori di qualcuno che è completamente diverso da te, ti stai innamorando di una tua ombra. Quindi affinché l'altro, affinché tu possa avere una relazione sana e appagante, meditiamo in questa settimana sulla differenza che abbiamo avuto nelle nostre relazioni con le altre persone, sui divari anche di personalità, no? E quanto però standoci insieme, perché se ci sta insieme un motivo c'è, mi viene in mente Cocciante, se stiamo insieme ci sarà un perché, vabbè, e vorrei riscoprirlo stasera. Bene, a parte Cocciante, è proprio questo il senso, se state insieme o se siete stati insieme a qualcuno ci sarà un perché e il perché è celato nell'ombra, quindi contemplare la diversità dell'altro quale un arricchimento e non una diminuzione. Questa è la meditazione per te in questa settimana. Allora, vediamo adesso cosa ti dicono questi altri oracoli. Scambiarsi i doni, vedo molto equilibrio anche delle sorprese. Conoscenza profonda, vedo che tu ti prendi il tuo tempo per decidere, riflettere e fai pulizia. Assolutamente quello che è uscito qui. Vedo che avrai molta energia e equilibrio dentro di te. Conoscenza profonda è un po' come la papessa, no? Ha più che altro una visione introversa della realtà, c'è un approccio e cerca di vagliare tutto ciò che vive alla luce della conoscenza spirituale del cuore, non della mente, e questo permette a te in questa settimana di fare dei tagli, delle pulizie, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, guardate sempre il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese di marzo 2025. E detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere quali sono gli eventi con i quali ti confronterai in questa settimana. Ricordando che gli eventi sono enti, entità, spiriti con i quali ti confronti affinché tu possa realizzare il tuo obiettivo dell'anima quotidiano. Allora, vediamo un po' quali sono le energie per te in questa settimana. Le energie sono appunto le forze con le quali ti confronti. E vediamo poi qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena affinché tu possa confrontarti egregiamente con queste energie. Allora, vediamo, prendiamo una carta. Quali sono le energie per te in questa settimana? Allora, vediamo qual è l'energia per te. Il controllo ferita da tradimento. Qua la mente razionale vuole avere il sopravvento in questa settimana. Allora, questa è l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana in tutti gli ambiti della tua vita. L'energia del controllo. Vogliamo avere sempre tutto sotto controllo, ma è l'ardire della mente che vuole avere il controllo sugli eventi, no? È come se questa settimana ti trovassi ad avere a che fare con degli eventi, con delle situazioni e la tua mente razionale vuole esercitare un controllo sugli eventi. Quando la mente vuole esercitare un controllo sugli eventi veniamo asfaltati dagli eventi stessi, perché ricordiamo gli eventi sono enti, entità, spiriti, come ci ricordano gli dei. E quindi vorremmo esercitare un controllo sugli eventi per paura. Qua dice ferita da tradimento, possiamo aver avuto una ferita da tradimento, essere stati traditi, traditi nella fiducia, traditi nella nostra infanzia, da cui vengono i principali archetipi di riferimento che poi mettiamo in scena nelle relazioni, no? Nella vita. E quindi qua è come se ti dicesse questa carta, affidati agli eventi in questa settimana. Affidati agli eventi perché il monito per te in questa settimana è avere fede negli eventi e smettere di voler esercitare un controllo su di essi. Perché in questo modo gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, gli dei, ti danno il loro favore. E quindi anziché
protrarre karma, questo è il senso di questa stesa, anziché protrarre karma che è dato dal fatto che tu vuoi controllare gli eventi, allora noi mettiamo fine al karma, non accumuliamo karma in questa settimana, come? Affidandoci a quello che accade. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Quindi ragazzi miei e ragazzi, se dovessi dare un sottotitolo a questa variante scriverei formula pentacolare come se non ci fosse un domani. Lo dico per le ragazze nuove, lo trovate nel mio podcast Magia Pratica 11, scritto col numero romano sulla copertina. E sono il primo podcast, la formula pentacolare, dove c'è la stella a 5 punte, va bene? Formula pentacolare sugli eventi: ti amo, ti benedico, ho fede in te, ti amo, ti benedico, ho fede in te. In questo caso sto usando la formula pentacolare ridotta a 3 espressioni. Quindi ti benedico, ti amo, ho fede in te, ti benedico, ti amo, ho fede in te. In questo modo tu non accumuli karma e cambi anche l'esito degli eventi. Gli eventi che ti devono arrivare non cambiano, ma cambia l'esito, quindi cambia tutto, cambia anche l'evento. Mi spiego, no? Ok, andiamo a vedere con quali eventi ti confronterai. Vediamo. Allora, terza variante, cosa accade? Quali sono gli eventi? Perché chi è che vuole controllare gli eventi? La vittima. La vittima ha paura che ci sia un nemico dietro l'angolo, mentre il mago co-crea con gli eventi, affidandosi, essendo alleato del divino. Ok? Quali sono gli eventi che ti accadranno in questa settimana? Vediamo. Prima di tutto c'è un cambio, c'è una trasformazione. Il bruco diventa farfalla. Avviene una trasformazione. Vediamo un po'. Un cambio. Ah, bellissima ti vedo, regina di bastoni. Ti vedo avere molto potere in questa settimana. Il potere spirituale, essere molto magnetica o magnetico, essere molto affascinante. Cioè questa è la settimana in cui ti sentirai cambiare sentendoti forte e affascinante, avendo il potere, però non il potere della mente che vuole il controllo, il potere del cuore, che è quello di affidarsi agli eventi e cooperare con gli eventi che sono gli dei. Ecco perché ti sentirai forte e irresistibile. Vediamo ancora. Wow, 10 denari, qua vedo abbondanza e prosperità. Vedo grande successo per quanto riguarda la prosperità e l'abbondanza in termini di materia, di soldi, di economia, di finanza. Grande potere. Arriva un cambio per te che mi parla di piena stabilità in questa settimana. Grande stabilità col 10 denari, per me il 10 denari è tutto, no? C'è qualcosa che ha a che fare con l'economia, con la finanza, in cui tu ti troverai a fare un cambio avendo molto potere e saprai prendere le giuste decisioni per andare incontro a questa stabilità. Due altre carte. Regina di coppe. Hai anche una figura femminile qua che ti ispira. Cos'altro? E l'eremita. Qua c'è una figura femminile che ti ispira saggezza, che ti permetterà di andare incontro agli eventi in questa settimana con grande fiducia, portandoti grande stabilità. C'è una figura femminile, non lo so chi può essere. Una figura femminile, allora per alcuni di voi è una figura femminile che vi ispira, una donna molto saggia. Una donna molto saggia che ti aiuta a fare questo cambio o ti ha aiutato a fare questo cambio. Può essere l'eremita, mi parla, qua c'è un saggio, uno yogin, un maestro. Può essere una figura femminile che è una maestra spirituale per te, o qualcuno che ti ha sostenuto in questo cambio di prospettiva, in questo cambio. La regina dei bastoni guarda il cambio, facendoti sentire pienamente stabile in ciò che hai. E qua mi parla
ti stavo dicendo poc'anzi, questa figura femminile può anche essere il tuo stesso divino femminile interno, perché le figure femminili esterne hanno a che fare sempre con la nostra parte creativa interna, no? Femminile interna. E quindi al di là che ci sia o meno questa figura per te di riferimento, è il tuo femminile interno, quindi anche se sei uomo, che ti guida con saggezza nel meditare. Qua c'è una persona che medita, no? Fa yoga in piedi, non a caso siamo nella scuola, scuola iniziatica con yoga sciamanico. Quindi il senso è una persona che ti guida nelle... ma io questa settimana pubblicherò la sequenza fluida di yoga sciamanico, non lo so se si stanno riferendo a noi. Però il senso è proprio questo, no? Il tuo femminile interno ti guida nella potenza dello yoga. Cos'è lo yoga? Lo yoga è unire visibile e invisibile prima di tutto e far salire Kundalini. Lo yoga è amore, è l'unione di maschile e femminile, è l'unione della dualità. Questa stesa mi sta parlando del fatto che in questa settimana percepirai in modo evidente e di fatto 10 di denari il tuo cambio di approccio alla vita generando nella materia dei risultati. Questo mi sta dicendo che ti apportano molto benessere, il 10 denari è proprio il benessere. Grazie a questo femminile ritrovato in te e a dare voce solo al femminile, utilizzando il maschile per adempiere i cambiamenti nella materia. Quindi questa ferita da controllo, con questa stesa qui, molti di voi l'hanno già elaborata, si approcceranno, questa è la stesa della prova provata del vostro approccio alla vita in modo diverso, con meditazione e con equilibrio, generando il benessere materiale. Proprio questa è la stesa per te, sì. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. Regina di spade, energia positiva. Guarda quante regine. Questo è il tuo femminile che è in equilibrio. Qua c'è una persona che è in equilibrio su un piede solo, no? Una posizione di yoga è questa. E quindi tutti questi femminili mi dicono che il tuo femminile interno è in equilibrio. C'è una trasformazione dovuta al femminile interno in equilibrio. Se abbiamo avuto tante difficoltà relative alla ferita da tradimento, regina di spade, abbiamo elaborato la ferita generando potere in noi, di quello di cui ti ho parlato, avrai una chiarezza mentale di non poco conto. Chiarezza mentale di non poco conto. La morte mi parla di una profonda trasformazione interiore, di una chiusura con un passato molto pesante, da cui la regina di spade ne esce fuori vittoriosa perché mi sta al positivo. Grazie al fatto che la regina dei bastoni ha il potere di co-creare con gli dei, sorretta sotto dalla consapevolezza che tutto ciò che arriva ha a che fare col divino. Ok, vediamo un po' ancora energia negativa in questa settimana. 9 di bastoni, ci possono essere stati dei ritardi per alcune cose oppure un po' di stanchezza. Io credo che sia relativo più alla stanchezza di questa trasformazione. Sì, stanchezza di questa trasformazione. Però niente di male perché qua insomma è una bellissima stesa. Vediamo su 10 denari. Bellissimo, il sole, vedo molta felicità per te. Il sole, qua abbiamo 2 delfini. Vedo molta felicità per te qua. È l'alba di un nuovo mondo. Non a caso ci approcciamo alla primavera, all'alba di un nuovo mondo. Vediamone un'altra sul 9 di bastoni. Comunque l'alba di un nuovo mondo e mi sta uscendo l'asso di coppe, appunto. E l'asso di coppe è la felicità per eccellenza, no? Vediamo sul 9 di bastoni. 4 di coppe. Abbiamo vissuto un po' emotivamente demotivate. Allora, qua è come se ci fosse un po' di noia, un po' di incertezze ci fossero state, un po' di demotivazione a livello emozionale, stanchezza che ci ha portato un po' a essere demotivate a livello emozionale. Questa è la settimana in cui vedo una ripresa, un cambio, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, anche se tu non hai nessuno, che ci sia qualcuno nel tuo campo energetico, andiamo a vedere cosa accade per te nell'amore in questa settimana. Metteremo prima di tutto la tua fila energetica e poi quella della persona che ti viene incontro. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante nell'amore in questa settimana. Ricordiamo questa carta qui.
perché mi hai scelto anche le carte dell'amore un po' per eccellenza, ok? Vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana dal 17 al 23? Vediamo. 4 di spade, sì, 7 di bastoni, qua vedo limiti, sì, 4 di denari, ti vedo più chiusa nell'amore rispetto all'altra persona. Allora, io qua vedo che ci sono stati dei blocchi, o hai messo dei limiti o ci sono delle difficoltà. Il 4 di spade mi parla di un sentirsi un po' più isolati rispetto alla relazione. O tu hai messo dei limiti o rispetto a qualcuno o all'amore. E il 4 di denari mi parla della tua energia che è un po' più ritirata rispetto alla connessione con chiunque l'altro sia. Quindi vedo la necessità di riflettere, di pensare, intanto poni un po' dei limiti e stai un po' più chiusa o un po' più chiuso in te stesso. Sì, più concentrata magari sul lavoro, sulle tue cose pratiche, meditando prima di prendere delle decisioni rispetto alla connessione con l'altro, chiunque l'altro sia. Va bene, vediamo chi è la persona che ti viene incontro, quale energia ha nei tuoi confronti in questa settimana. Vediamo. 2 di denari, 10 di bastoni, 5 di denari. Non sta passando un buon momento questa persona, chiunque sia. Vedo una persona che sente carenza, sente perdita. Non so se tu hai dato la carenza a questa persona o qua c'è rispetto a te la tua controparte, la persona con la quale ti interfaccia anche a livello energetico, anche se non la vedi. È una persona che sta vivendo un momento di pesantezza emozionale, ci sono dei carichi che cerca dei dubbi, delle incertezze. Vedo una persona molto occupata sul profilo lavorativo e cerca di sbarcare il lunario, non lo so, cerca di andare incontro a una situazione migliore nella sua vita pratica o economica o finanziaria. Fatto sta che è una persona che sente una certa carenza, una certa perdita in campo pratico anche, monetario, finanziario, una persona che non sta passando proprio un buon momento. Ok, questa è l'energia. Vediamo cosa succede per te nell'amore in questi giorni. Al di là di tutto, vediamo cosa succede per te. Paggio di bastoni, novità. Regina di coppe, novità per te. Comunicazione, una persona che è interessata a te, che dimostra interesse, apprezzamento nei tuoi confronti. E 9 di coppe, qua c'è una persona che dimostra apprezzamento nei tuoi confronti, anche un messaggio, qualcosa che dimostra apprezzamento nei tuoi confronti. Però 9 di coppe, nel senso questo ti fa piacere e stai a vedere cosa succede, insomma, questo è. Ti fa piacere e stai a vedere cosa succede. Vediamo perché 9 di coppe. Re di bastoni, stai a vedere se questa persona si muove e si muoverà. Non lo so se in questa settimana vi vedete o fate delle azioni per incontrarvi, però vedo che ti lasci fluire a questa situazione. Non lo so se è una persona nuova rispetto a questo campo energetico che avevi, con la quale, rispetto alla persona con la quale ho visto ti stavi confrontando. Però comunque sia, io vedo che in questa settimana c'è una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti, apprezzamenti. Apprezzamenti. La regina di coppe parla di colei, in questo caso sei tu che si lascia fluire a questi apprezzamenti, gli fa piacere e aspetta con calma quello che succede. Questa cosa gli fa molto piacere? Ti fa molto piacere il 9 di coppe?
e subito dopo il 9 di coppe c'è il re di bastoni. Questa persona fa delle azioni nei tuoi confronti dove l'apprezzamento iniziale diventa qualcosa non più, cioè delle azioni rispetto all'apprezzamento iniziale, va bene? Questa è la stessa persona che non sta vivendo un buon momento a livello di economia, o lo vedo una persona molto occupata che porta questa pesantezza, si sente un po' carente a livello emozionale. Questo è il profilo energetico, però qua vedo che la situazione, cioè, dimostra, capito, come se si riprendesse tutta una volta. Ok. Vediamo un po' carta positiva per te in amore in questa settimana. Assolutamente, qua c'è un 10 di coppe. Qua vedo una grande felicità per te in questa settimana, eh? Lo vedevamo anche nella stessa di prima. Vedi, da una situazione che eri un po' più sulle tue, un po' più riflettendo, un po' più, no? La situazione qua cambia. 10 di coppe mi parla di una grande felicità per te in questa settimana. Carta negativa. Il Papa, ci possono essere delle responsabilità che possono rallentare un po', oppure questa persona non si può impegnare subito o ha delle responsabilità che possono bloccare. Vedi, 8 di spade. Qua ci sono delle responsabilità che qualcuno ha, puoi essere anche tu, che possono dare un po' di ansia, un po' di problemi, insomma. Il Papa mi parla anche di prendere delle decisioni importanti, però è al blocco. Decisioni importanti in questa settimana non se ne prendono, però io ti vedo molto felice, con un'energia autonoma. Vedo che però successivamente questa persona prende delle decisioni per dimostrarti qualcosa. Vediamo su questo Papa al blocco. La regina di bastoni è come se perdessi un... Cioè il senso sai qual è? Hai potuto perdere la pazienza con qualcuno qua, però io vedo che qua la ritrovi la pazienza. Oppure questa persona è impegnata con un'altra persona, oppure qua conosci una persona nuova rispetto a una persona che era impegnata con la quale eri in relazione, però avevi messo dei limiti. O puoi aver discusso con questa persona perché non è stata capace di prendere delle decisioni importanti. Sì. Vediamo sul 10 di coppe ancora. Qua viene il cambio, viene una grande trasformazione. Ti vedo felice in questa settimana. Ti vedo felice, ok? Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui lei il profilo energetico di questo re di bastoni, anche se è una donna. Vediamo un po', per tutte le ragazze nuove li potete trovare i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Ok. Ah, sono scappato per paura che mi lasciassi. Per alcuni di voi qua c'è una persona che aveva paura di te, quindi un po' di autostima, mancava un po' di autostima. Quindi può dimostrare interesse nei tuoi confronti, tu stai lì con le tue cose, sei compiaciuta, poi vuoi vedere i fatti, vuoi vedere i fatti, da che magari non li ha fatti, appunto. Se è la stessa persona, altrimenti qua la persona che è scappata, alcuni di voi si aprono al nuovo qua, eccola. Vediamo un'altra. Ah, vedi? Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Quindi qua abbiamo, come ti ho detto prima, una persona che non poteva impegnarsi perché c'era un'altra persona. E questa persona sta impazzendo e ti pensa anche quando sta con quest'altra persona. Tu magari hai messo dei limiti, ti sei chiusa. Puoi aprirti a nuovo qua, vedo. Ok, vediamo un'altra. E questa persona non sta bene con quest'altra persona, eccole le carte. Questo è un dato giusto aggiuntivo. Un'altra. Perdonami, ti prego, perdonami. Sì, qua mi parlano di una persona che si redime. Si redime. Magari questo perdono, se è il tuo caso, te lo chiedo un po' con il paggio di bastoni, è più una persona che la butta più sulla leggerezza, un po' dimostra molto interesse, anche passione. Cioè non è un paggio di coppe, mi spiego, è una persona che comunque dimostra un certo interesse nei tuoi confronti, ma con meno avvezzo la parte emozionale. Sì. Ok, vediamo adesso cosa ti dicono questi altri oracoli.
sull'amore. Magari questa è una persona che controlla, questa persona ha le sue emozioni, però se questa persona è entrata nel tuo campo energetico, significa che c'è un aspetto di te che risuona con quella persona. Mi spiego? O che tu devi apprendere qualcosa. Quindi anche qui formula pentacolare, ti benedico, ti amo, fede in te negli eventi. Non fede in te nella maschera della persona. La persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. La persona è uno strumento del divino. Quindi per non proiettare nuovamente karma, facciamo le formule pentacolari, benediciamo e sciogliamo il karma così che non ci ritroviamo anche con le altre relazioni sullo stesso punto energetico. Ok. Cos'altro? Amore per te. Flessibilità. Caos e contrasto. A dire il vero, qua c'è una persona che si toglie le maschere davanti a te. Ecco, questo è il senso. Una persona che si toglie la maschera, una situazione che può comportare del caos, del contrasto interno, che poi si rivolge verso cioè la necessità di guardare le cose da un'altra prospettiva può determinare del caos nella mente, no? Però alla fine qua abbiamo una persona che si toglie la maschera e parla con il cuore. Ok? E qua abbiamo una nuova vita. Questo può essere anche riferito a te, una nuova vita rispetto a una situazione di caos, di mancata flessibilità dall'altra parte che ti apri al nuovo, no? E vedi un po' dove ti risuona. Fatto sta che questa è una stesa che mi parla di una nuova vita che emerge in te. Vedi qua la tribù, la storia infinita, mi parla chiaramente per molti di voi che c'erano altre persone coinvolte, la storia era infinita proprio perché c'erano altre persone, poteva essere anche una sorella, una madre, insomma. C'è una nuova vita per te in questo aspetto amoroso, d'accordo? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!